Dopo il bagno è servito un buon rancio. Visto il gradimento incontrato dai precedenti episodi dedicati al rancio del soldato, ho pensato di scriverne un altro a partire dalla genesi di una delle unità più gloriose della Regia Marina prima e della Marina Nazionale Repubblicana poi. Infatti, il 15 marzo 1941, su proposta fatta da Moccagatta il 10 marzo, la prima flottiglia MAS è ribattezzata da Supermarina 10ª Flottiglia MAS. Il nuovo nome è scelto con esplicito riferimento alla Legio X Gemina, la legione prediletta di Giulio Cesare. Nel primo episodio ho già accennato brevemente al rancio del legionario. Questo video si ripropone di approfondire l'affascinante argomento. Conosciamo abbastanza dettagliatamente la dieta dei legionari romani attraverso le molteplici note contenute nella Storia Augusta, ma pure da Caio di Ione, da Plinio il Vecchio e da Tacito. Come molti di voi già sanno, io curo anche un altro canale che propone una serie di ricette della tradizione italiana, ma non solo. Potete trovare il link nel box qui sotto e, se non l'avete già fatto, vi prego di iscrivervi. Facendolo mi darete un grande aiuto. Occorre innanzitutto sfatare una poco documentata diceria secondo cui i soldati romani mangiassero poco e male. Il legionario doveva marciare in continuazione, doveva portare carichi enormi e spesso affrontare battaglie o climi freddi e umidi. Senza una adeguata alimentazione non avrebbero mai potuto sopportare queste immense fatiche, che solo i soldati romani sopportavano, per adeguarsi a una tecnica e una disciplina precisa fino alla pignoleria. La salvezza dei soldati era affidata alla bravura del generale e all'efficienza della loro organizzazione, che richiedeva un grande sforzo fisico, impensabile senza una robustissima alimentazione. Inoltre il cibo veniva stabilito nel contratto di arruolamento, che naturalmente era diverso in una situazione di battaglia oppure in quella stanziale nei castra oppure quella al castra pretorio a Roma. È chiaro che l'alimentazione da marcia o da battaglia poteva essere meno ricca di varietà, ma non di quantità, per le difficoltà degli approvvigionamenti nelle terre vicine. Va tenuto presente che un esercito malnutrito si sarebbe ribellato a un generale che non era in grado di badare alle sue necessità basilari. Nei castra, invece, passavano o si stanziavano accanto molti venditori locali, con ogni sorta di merce, soprattutto cibi. Ancor più ricca era naturalmente la situazione nei castri romani dell'urbe. I pasti del legionario erano generalmente 3: la colazione, pane o gallette di farro, miele, formaggio, avanzi della cena, talvolta frutta, acqua e aceto o vino. Il pranzo, verdura, lardo, gallette e legumi, talvolta pesce affumicato. Il pasto principale era alla sera, prima del tramonto, ed era il pasto più abbondante ed energetico. Pane, focacce, zuppa di cereali, talvolta carne, inizialmente poca, poi dall'incontro coi popoli del nord ne aumentò il consumo. Come si vede, il pane era l'alimento base, anche in forma di gallette. Naturalmente, oltre i confini, la dieta dei legionari variava a seconda di quello che i luoghi offrivano. Ad esempio, l'esame delle latrine di un antico campo militare romano in Scozia ha permesso di scoprire che la dieta dei soldati che andavano in guerra era essenzialmente a base di uova e focaccia. Gli approvvigionamenti erano generalmente effettuati via mare o via fiume, su apposite navi attrezzate anche per i combattimenti in caso di scontri con navi nemiche o pirati. Comunque il trasporto su acqua era molto più veloce ed economico rispetto a quello via terra.
Il trasporto terrestre lungo il cursus publicus, il servizio di trasporto imperiale, avveniva su carri chiamati angarie, che avevano una portata media di 650 kg ed erano trainati da 2 paia di buoi ciascuno. Di solito i soldati acquistavano cibi vari dai contadini dei dintorni e soprattutto dai rivenditori che erano soliti seguire gli eserciti durante le campagne e che diventavano una struttura stabile attorno agli accampamenti una volta divenuti permanenti. Il legionario trasportava comunque nel suo zaino le provviste basilari per sopravvivere autonomamente 2 o 3 giorni, compresa l'acqua in genere mista d'aceto oppure vino che si beveva sempre annacquato. Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei soldati, nelle fonti si parla di frumentatio per le scorte di cereali e commeatus per tutte le altre vettovaglie. Le basi della loro alimentazione erano i cereali e i legumi. Il cereale più usato durante la monarchia e durante l'era repubblicana era il farro. Nel De Bello Gallico Giulio Cesare afferma che i soldati romani erano mangiatori di farro, ma pure di orzo e avena, sostituiti più tardi col frumento perché più nutriente. Prima che si adottasse il frumento, il cibo di base nell'alimentazione era appunto il farro, originario della Palestina. La sua coltivazione nel suolo italico iniziò nell'VIII secolo a.C., prima ad opera degli Etruschi e poi dei Romani. Era facile da coltivare anche in terreni poveri e in climi freddi, ma la sua raccolta era difficile perché i chicchi, maturando, cadevano a terra. Si dice che l'impero romano fu fatto più con il farro che con il ferro. In effetti fu il sostentamento base delle legioni romane. Ai legionari ne veniva distribuita mensilmente una certa quantità, il cui valore veniva detratto dalla paga. I soldati partivano per la guerra con un sacchetto di questo cereale nella bisaccia, masticandone spesso i chicchi durante la marcia. Al momento di allestire la cena da campo, macinavano i chicchi grossolanamente per bollirli in acqua e latte. Vi si potevano mescolare frattaglie di maiale, vino, pepe e sale. Naturalmente il latte non era facile da reperire, se non acquistandolo e in certi casi razziandolo in territorio nemico. Per questo spesso si sostituiva il latte con alcuni pezzi di formaggio poco stagionato. Il libum era la focaccia di farro. Si mescolava la farina di farro con ricotta di pecora, miele, sale, foglie d'alloro e olio e se ne faceva una sorta di pizza cotta al forno. Anche qui non era facile reperire la ricotta durante le marce, per cui di nuovo si poteva ricorrere a un formaggio più stagionato che si manteneva più a lungo.